Avete mai visto una città unirsi per un obiettivo comune? Avete mai sentito l'energia di una piazza che vibra di solidarietà? E non siete d'accordo che quando la tradizione si sposa con l'inclusione, il calore umano vince su tutto? La storica tombola dei Santi Pietro e Paolo è tornata, più viva che mai. Sentiamo il presidente della Proloco Gorizia, Giorgio Lorenzoni, sull'importanza di questo evento per la comunità. La Tombola è un evento che ormai proponiamo dal 2018. È un evento organizzato assieme alle altre organizzazioni, altre associazioni del territorio, tra cui Wiltem, Fish e Diritto di Parola, e quest'anno si è aggiunta anche l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. È un'associazione, è una raccolta fondi di fatto. Abbiamo iniziato il primo anno con delle pedane che abbiamo dato incomodato ai negozi cittadini, e quest'anno lo vogliamo riproporre anche in memoria della signora Luciana Sfou, che faceva parte del gruppo, era sempre presente alle nostre manifestazioni. È importante anche quello che si sta lavorando con le passeggiate sul territorio goriziano per quelle che sono la disabilità e l'evidenziazione di quelli che possono essere dei punti deboli da sollevare, da sistemare assieme con l'amministrazione comunale. Allora, quest'anno abbiamo rifatto nuovamente la tombola con la partecipazione della Brigata Cavalleria Pozzuolo, la fanfara della Brigata Cavalleria, che è sempre al nostro fianco dal primo anno. È importante dire che cosa? È importante dire che la città, spero anche quest'anno, reagisca e sia presente alla nostra manifestazione, perché è importante, è un'amalgama fra quelli che sono tutte le età della popolazione, quindi si va da giovane all'anziano. Quindi vedremo stasera quale sarà la risposta della città. Mi auguro che ce l'avremo. Anche perché questa tombola ha una tradizione. Allora, la tombola è stata dismessa, se possiamo dire, da 12 anni. Noi l'abbiamo ricominciata dal 2018, riproposta dal 2018, e la tombola è un qualcosa che è nato nel 1800, come dicevo prima, nel 1853, quindi compirebbe quest'anno i 173 anni. È una tombola di beneficenza per quello che era l'istituzione dello Donne le Nassi, ovvero è stata fatta una raccolta fondi per provvedere a quelli che erano i figli orfani ormai del territorio, che avevano difficoltà e quindi dovevano in qualche maniera essere accuditi. La colonna sonora è stata affidata alla fanfara della Brigata Pozzuolo del Friuli, un momento solenne e coinvolgente che ha saputo unire le generazioni. Ma la vera protagonista è l'inclusione. Il ricavato sostiene
WILDMUICI, Fish e diritto di parola. Ascoltiamo le voci dei presidenti sulle finalità di questo progetto. Qual è il ruolo dell'ULDM in questa manifestazione? L'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare si occupa a 360 gradi dell'inclusione sociale delle persone con malattie neuromuscolari e delle loro famiglie. E in questo contesto quindi spingiamo molto per l'inclusione sociale e soprattutto per la mobilità inclusiva. Tant'è vero che in questa occasione il raccolto che verrà tribato sarà dedicato all'acquisto di pedane rimovibili, proprio per donarle poi alle realtà locali, gli esercenti locali che possono essere interessati per accogliere le persone con disabilità motoria, quindi permettere l'ingresso non limitato ai loro locali, ai loro enti. Alla tombola dei Santi Pietro e Paolo c'è una nuova entrata in questo evento, Luigi di Gorizia. Come mai? Ma come mai? Siamo stati coinvolti dalle associazioni che già organizzavano questo evento, siamo onorati e speriamo di dare il nostro contributo e soprattutto speriamo che insomma, ci sia tanta gente a partecipare a questo evento, perché è un evento di inclusione, un evento che mette insieme non solo le associazioni che rappresentano i disabili ma tutta la cittadinanza. Per quanto riguarda il vostro ruolo, magari per chi non conoscesse la vostra sigla, spieghiamo che cosa fate. L'Unione Italiana Ciechi nacque ben 105 anni fa grazie ad Aurelio Nicolodi, che è stato il fondatore, che era un generale che fu ferito nelle alture di Polazzo nel primo conflitto mondiale, e noi ad oggi ci occupiamo a 360 gradi delle problematiche che riguardano i non vedenti e gli ipovedenti, quindi dall'infanzia alla scuola, all'integrazione lavorativa, agli anziani, alle attività ludiche e tutto quello che può interessare le persone che hanno problemi di vista. La vostra sede dov'è? La nostra sede è in via Bellini 3B a Gorizia e siamo a disposizione di tutti quelli che appunto ne hanno bisogno. C'è anche un numero di telefono? C'è un numero di telefono che è lo 0481 53 54 94. Il futuro passa per il sostegno ai diritti, con l'impegno di Fish, ma anche per la musica. Una serata che ha visto protagonisti Rosemary, Secondo Ieri e i Boys. Per questa tombola, eventuali ricavi? Allora, eventuali ricavi, come si spera avvengano ogni anno, andranno per riprendere un vecchio progetto che avevamo fatto all'inizio, quando abbiamo riorganizzato con capofila la Proloco, la tombola a favore della città di Gorizia, comprando delle pedane per poter far entrare negli esercizi pubblici o privati cittadini le persone non solo con disabilità in carrozzina, ma le mamme, chi ha il girello, i bambini, tutti quelli che hanno difficoltà ad entrare in esercizi pubblici o privati per poter accedere. Quindi è un progetto che avevate già fatto, giusto? Sì. Come è andata quella volta e perché l'avete voluta riproporre? Allora, è un progetto che abbiamo già fatto, l'altra volta è andata benissimo, abbiamo acquistato 5 o 6 pedane, ora non ricordo, l'abbiamo data agli esercizi pubblici cittadini, è andata molto bene. Quest'anno abbiamo deciso di riproporre questo progetto in memoria soprattutto di Luciana Volk, che è venuta a mancare ai primi di giugno e che era una forte sostenitrice cittadina con le associazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono pedane particolari? Sono pedane che vengono fatte su misura a seconda dell'altezza del gradino, vengono ordinate da una ditta che fa questo, certificate, e vengono date direttamente all'esercizio pubblico o privato, dico, che ne fa richiesta o necessità. Momenti di sana tensione con l'estrazione, tra tombole cinquine e festeggiamenti. Il divertimento ha contagiato tutti, culminando nel mambo che ha fatto ballare la piazza. Più Gorizia ha risposto presente. Solidarietà, musica e tradizione. Un mix vincente che promette di ripetersi. Appuntamento alla prossima edizione della tombola.